Tante sono le terzine di difficile comprensione inserite nella prima delle 3 parti della commedia di Dante. Scrivimi nei commenti qual è la più difficile secondo te. Io in questo video ti spiego la mia. Le sto spiegando una alla volta nel commento scientifico che pubblico in questo canale. Dante spesso cita determinate opere a lui precedenti e spesso usa un linguaggio diverso dal nostro, ma questi divari si possono colmare con lo studio. C'è però un divario che è più difficile da colmare, perché non basta leggere la fonte o sapersi destreggiare col suo linguaggio, ed è quando Dante scrive di fatti e persone del suo tempo, spesso e volentieri senza neanche essere esplicito. Mi spiego meglio. Anche la prima terzina dell'opera, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita, apre universi e collegamenti che non finiscono mai, significati che vanno sempre più nel profondo, citazioni a altre opere, eccetera. Però, leggendo queste 33 sillabe, possiamo provare a capire cosa stiamo leggendo. Poi da lì, ripeto, si aprono universi. Le terzine che parlano invece di fatti e personaggi dell'epoca, dei quali spesso non cita né fonti né nomi, mettono più in crisi e obbligano a fare ricerche tanto mirate quanto complesse. Ecco la terzina più difficile che ho affrontato. Prima canzone, 18° canto, verso 55, 56, 57. I fui colui che, la ghisola bella, condusse a far la voglia del marchese, come che suoni la sconcia novella. Vuoto totale, ma però procediamo per ordine. I fui colui che, pochi versi prima c'è scritto, venedico se tu caccia nemico, ed egli a me, quindi è lui a parlare. Studiando, perché non stiamo parlando di Giulio Cesare, scopriamo che fu un bolognese che ricoprì importanti incarichi politici nella seconda metà del 1200 e di lui abbiamo molti documenti. La Ghisola Bella è un personaggio storico del quale non sappiamo pressoché niente. Nei documenti dell'epoca risulta essere la sorella del suddetto Venedico, dato che è citata come figlia di Alberto dei Caccianemici, padre anche di Venedico. Ghissi la Bella, filia quondam domini Alberti Cazanemici. In alcune riproduzioni della commedia di Dante, non è giunta a noi l'opera scritta di suo pugno, compare invece come Ghisola staccato Bella, come a dire la bella Ghisola. Invece, come hai potuto vedere, il nome è tutto attaccato, Ghisola Bella, come oggi alcune si chiamano Isabella. Condussi. Il verbo condurre è usato molte volte all'interno dell'opera, ma Dante riesce sempre a collegare i passaggi che vuole con il solo utilizzo delle parole, l'unico strumento che ha essendo un poeta. Infatti la forma condussi compare solo in questa occasione e la forma condusse solo in un'altra. 1,5 Amor condusse noi ad una morte. Insomma, come l'amor, quello sbagliato, non il vero amore, condusse Francesca e Paolo a una unica stessa morte, allegorica, facendoli eternamente dannare tra i peccator carnali, Venedico condusse Ghisola a soddisfare, la voglia sessuale del marchese. Quel falso amor condusse Francesca e Paolo alla morte allegorica, alla dannazione, avendo sommesso la ragione al talento del desiderio sessuale. Invece dell'omicida che fisicamente li uccise e gli tolse quindi la vita sulla terra, le parole sono ben diverse. Caina, il luogo in cui sono puniti i traditori dei parenti, attende, perché l'assassino non era ancora fisicamente morto al momento del famoso viaggio di Dante, chi, colui che, Gianciotto Malatesta, il fratello di Paolo e marito di Francesca, a vita ci spense, uccise fisicamente, assassinò, tradendo i parenti. Non voglio spiegare qui 1,5, ma questo passaggio mi servirà per dopo. A far la voglia del. Insomma, Venedico, tramite la sorella, ha soddisfatto la voglia sessuale del marchese. Marchese non viene fatto il nome del marchese, ma deve essere uno estense di Ferrara, Obizzo II o suo figlio Azzo VIII. Come che suoni la sconcia novella. Di questa sconcia novella non sappiamo nulla, di certo, ma dicerie poi riportate di volta in volta nei commenti dove uno aggiunge un dettaglio e uno lo toglie. Fine, tutto spiegato. Va bene, c'è qualche incertezza, ma qual è il problema? Perché ho detto che questa è la terzina, secondo me ovviamente, più difficile dell'inferno dantesco? Il problema enorme, tra le tante incertezze,
è che nelle spiegazioni, nei commenti, si legge che tale Ghisola è la sorella di Venedico. Quindi lui avrebbe coniato la sorella. Coniare è un verbo usato poco dopo, quando un diavolo frusta Venedico e gli dice «Via ruffian, qui non son femmine da conio». Quindi il diavolo specifica che Venedico è punito tra i ruffiani, prima bolgia dell'ottavo cerchio, e che non ci sono femmine da conio. Alcuni commenti traducono il verbo coniare con imbrogliare e quindi il diavolo gli dice che non ci sono qui altre femmine da imbrogliare, come lui imbrogliò già la sorella, insomma. I commentatori però non notano che dando questo senso al discorso, Dante avrebbe commesso un errore enorme. Infatti chi usa la frode contro chi ha una fiducia speciale in lui, qui rapporto fratello-sorella, non è punito nell'ottavo cerchio, ma nel nono, tra i traditori dei parenti. Lo stesso errore enorme lo fanno i commentatori che scrivono come tale Marchese possa essere, oppure è proprio, Azzo VIII, perché anche lui era parente acquisito di Venedico, avendo l'uno un figlio e una figlia sposati con una figlia e un figlio dell'altro. Questo è un indizio decisivo per stabilire che il marchese in questione è Obizio II e non suo figlio ed erede Azzo VIII. Tra l'altro sono sbalordito di come i commentatori che danno questa spiegazione non si siano neanche posti tale problema, non dico risolto, ma posto. Perché mi sono impuntato sul fatto che c'è un problema nel trovare qui uno che ha frodato un parente? Perché Venedico si trova nell'ottavo cerchio, insieme a quelli che usano la frode contro chi non ha un legame speciale con la vittima. Chi invece usa la frode contro chi ha un legame speciale con la vittima non si trova nell'ottavo cerchio, ma nel nono, come, per tornare a 1.5 collegato apposta con l'uso di condusse e condussi, Gianciotto Malatesta, che infatti andrà lì nel nono cerchio quando morirà fisicamente per aver tradito i parenti. Questo Venedico invece si troverebbe nell'ottavo cerchio nonostante, sembrerebbe, avesse frodato un parente di sangue o acquisito e nessuno si pone la domanda del perché non si trovi allora nel nono cerchio, dato che in 1.11 c'è scritto «La frode, ond'ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui si fida», nono cerchio, e in quel che fidanza non in borsa, ottavo cerchio. Questo modo di retro, senza legame di fiducia, par che incida pur, solo, lo vinco d'amor che fa natura, essendo tutti esseri umani legati da questo. Onde nel cerchio secondo, degli ultimi tre, quindi nell'ottavo, qui, s'annida ipocrisia, lusinghe e chiaffattura, falsità, ladroneccio, simonia, ruffian, Venedico è nell'ottavo cerchio tra i ruffiani, quindi non può aver frodato un parente, baratti e simile lordura. Per l'altro modo, frodare chi si fida di te, quell'amor s'oblia che fa natura, essendo tutti esseri umani, e quel che poi aggiunto, di che la fede spezial si cria, l'essere parenti in questo caso, infatti Gianciotto si trova nel nono cerchio come traditore dei parenti, Venedico no. Onde nel cerchio minore, il nono, ov'è il punto dell'universo in cui dite, Satana, siete, qualunque trade, si parla di tradimento, non di frodare uno a caso, in eterno è consunto. E io, maestro, assai chiara procede la tua ragione, e assai ben distingue questo baratro il popol che possiede. No, Dante, qui ti devo correggere io. Forse per te è chiara questa spiegazione, ma da quando sei morto tu non è più stata chiara questa spiegazione. Adesso che ho spiegato questa terzina, non dico sia diventata facile, ma almeno più chiara. Almeno il perché Venedico si trovi lì, il ruffiano, perché Ghisola Bella è citata, lo strumento, e chi è il marchese, vittima della frode, Obizio II d'Este, senza alcun grado di parentela con Venedico. Quindi, di questa sconcia novella non ci sono fonti certe, ma il resto è risolto, almeno finché qualcuno lo risolverà ancora meglio, metodo scientifico. Venedico è condannato tra i ruffiani nella prima bolgia dell'ottavo cerchio, perché per i suoi interessi ha frodato il conte, Obizio II d'Este, che non era suo parente, usando come mezzo la sua sorella. E se ciò sembra incredibile, lui stesso poco dopo dice «E se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno». Insomma, ripensa a quanto è avaro il popolo bolognese. Ho voluto pubblicare questo video perché mi ero proprio bloccato su questa terzina che mi aveva portato a leggere i testamenti scritti in latino del padre di Venedico e Ghisola Bella. Articoli del 14, non del 2014, del 1914.
e l'ho risolta finora grazie al sostegno e confronto di Mirko Cittadini e alla ricerca di Giuseppe Indizio. Non ho mai incontrato di persona nessuno di loro due, ma gli voglio già bene e volevo ringraziarli. Sono arrivato a leggermi anche dei documenti dell'epoca, sempre in latino ovviamente, perché finché non leggevo coi miei occhi che Ghiso la Bella fosse sicuramente sorella di Venedico, dubitavo anche di quello. Io non sto pubblicizzando né il mio nome e cognome, né le vendite dei miei libri nei quali rivelo la verità assoluta, io sto portando avanti i miei studi da autodidatta, se così si può dire, perché in realtà mi aiutano vivi e morti, condividendoli gratuitamente su YouTube, così da avere possibilità di interagire e di essere corretto, trovare persone che come loro due mi hanno aiutato. Vado avanti a prove usando il metodo scientifico, fino a trovare una verità che sarà valida finché qualcun altro, usando lo stesso metodo scientifico, troverà prove ancora più convincenti delle mie che porteranno a una verità ancora più vera, più valida. Dante fa errori. Il Sole lo chiama anche pianeta e reputa che orbiti intorno alla Terra. Crede che il castoro, che è erbivoro, usi la coda per attrarre i pesci per attaccarli e mangiarseli. Scrive che questo Venedico è già morto quando lui fa il viaggio, mentre quando lui fa il viaggio è ancora certamente vivo, eccetera. Ma sono errori di un uomo del 1300, astronomici, biologici, storici, chiamali come vuoi. Questo errore invece metterebbe, fosse stato un errore, uno che ha tradito un parente tra i ruffiani invece che tra i traditori. Inciderebbe sul patto narrativo, appunto. Uno sarebbe punito in eterno nel cerchio sbagliato. No. Vabbè, patto narrativo, falla breve. Perché non inizi a tirare l'acqua al tuo mulino? Perché non inizi a mettere il tuo nome e il tuo cognome per aumentare la tua fama tra gli uomini? Perché non pubblichi i libri e i tuoi studi, li vendi soltanto traendoci profitti, dato che facendo così invece ti rubano le idee senza citarti? Perché non inizi a spiegare ogni canto in massimo 10 minuti, mezz'oretta, così da avere le visualizzazioni degli studenti svogliati che ti commentano ringraziandoti perché senza studiare, senza fare fatica hanno preso la sufficienza? Perché la libertà è partecipazione.